Come già ho avuto modo di dire, i miei video rappresentano semplicemente un saggio di un lavoro più articolato. Presto, infatti, spero di poter organizzare degli incontri dal vivo dedicati proprio al teatro medievale. Ciò che ho fatto con gli appuntamenti danteschi sarà proprio quello che mi propongo di fare con il teatro del Medioevo. Dante, infatti, non è pensabile fuori dal Medioevo e allo stesso modo anche il nostro teatro delle origini non può prescindere dal proprio contesto storico. Il teatro medievale ovviamente merita uno spazio più ampio rispetto ai pochi minuti dedicati dai miei video, e il brano che tra poco vi leggerò ne è una palese dimostrazione. In questa passione umbra del Trecento, infatti, gli eventi vengono narrati con un forte e crudo realismo, un realismo che potrebbe sembrare addirittura violento se non lo riconducessimo al proprio periodo storico, un periodo in cui forte era la sensibilità nei confronti dell'aspetto umano della vita di Cristo. Cristo non è più soltanto il Dio vincitore della morte, ma è soprattutto l'uomo dei dolori, colui che patendo sulla croce ci ha riscattati dal peccato. Ed emblema di questo mutato clima fu San Francesco d'Assisi. Nel dolore della passione, infatti, Francesco scorgeva l'infinito amore del sacrificio di Dio. Il dolore quindi non ci abbassa, ma ci innalza, così come la povertà paradossalmente ci arricchisce, ed è per questo motivo che Francesco baciò il lebbroso. Per tale ragione Francesco spesso è ritratto sotto la croce nell'atto di baciare i piedi insanguinati di Cristo, ed è soltanto tenendo conto della spiritualità francescana che noi possiamo comprendere e spiegarci la lauda che adesso vi leggerò. Gesù si fu spogliato di tutti i vestimenti, steva svergognato infra cotanta gente. Erano sconoscenti con villania tanta che pur li panni de gamba si lasciano ai ladroni. Li vestimenti de sotta tutti eran pien di sangue, avean fatti la croccia è un abito religioso di colore rossiccio, quindi questi abiti avean fatti la croccia, tutti eran pien di sangue. Quello era il dolor grande, quando lo spogliaro le piaghe rinnovaro che gli dier le battiture, cioè spogliarlo rinnovò in Cristo il dolore della flagellazione. Gesù si fu spogliato e posto su nel legno e stretto, chiavellato con 3 chiavelli di ferro. Era sì gran freddo quando egli il chiavellava, lo sangue si ghiacciava che discurria di fuore. Le mani li chiavellaro, lassarlo spendolato, li piedi li sopronaro, cioè misero i piedi uno sopra l'altro, e fu messo il terzo chiuovo. Era sì smisurato il soggetto, il chiodo era sì smisurato, era sì grande e aguto, e tanto fu battuto, finché non si vedea di fuore, e tanto lo stiraro, le nerbora stendea, le ossa li scoppiaro, la carne si rompea, lo sangue fuori uscia, cadea giù per la terra, o vergine pulzella, tanto era il tuo dolore. Grazie.